Ciao a tutti! Con il tutorial di oggi diamo il benvenuto ufficialmente alla primavera e ci prepariamo a decorare la Pasqua che sta arrivando. Faremo insieme questo uccellino che io ho inserito in questa composizione, ma voi ovviamente potete inserire in qualunque lavoro vi piaccia di più. Vi propongo anche un'altra idea per usare questi uccellini amigurumi, questa romantica piccola composizione. Nel prossimo tutorial vediamo insieme come fare i fiori, che sono gli stessi che ho usato anche nell'altra composizione, le foglie e come confezionare il tutto. Fatemi sapere se questo progetto vi piace regalandomi il vostro like oppure scrivendo un bel messaggio qui sotto al video, oppure facendo tutte e due le cose. Ed ora non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Per questa decorazione io ho usato dei rametti della magnolia che ho a casa, ma voi potete utilizzare ovviamente qualunque tipo di rametto. Io ho scelto di farlo così da appendere, ma i rametti li possiamo mettere in un vaso e fare un vaso di fiori con gli uccellini appoggiati qui e là. E ovviamente qui tutti i pezzi sono incollati con la colla a caldo, che ci dà un grande aiuto in questo tipo di composizioni. Mentre i rametti li ho uniti con un po' di filo e allo stesso modo ho fatto lo spago per appenderlo. Per questo progetto ho deciso di usare il filato Catania e ho usato un uncinetto da 2,5 mm. Gli uccellini sono lunghi circa 7 cm e alti circa 4 cm e mezzo. Se volete utilizzare anche voi il filato Catania, siccome spesso me lo chiedete, nella descrizione del video vi lascio il sito web della merceria Ercobaleno in cui potete trovare un sacco di colori di questo filato. Oltre al filato e all'uncinetto ci serve un po' di ovatta, 2 perline per gli occhi, ago e filo per cucire le perline, un ago da lana e una forbice. Iniziamo facendo un anello magico, un giro intorno al dito con sopra il filo che va verso il gomitolo, portiamo fuori il filo e facciamo una catenella. E nel primo giro lavoriamo 6 punti bassi nel cerchio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiriamo il filo e chiudiamo il cerchio. Tutta la lavorazione è a spirale, quindi marchiamo l'inizio di ogni giro con un filo o con un marker. Nel giro 2 lavoriamo 6 aumenti, 2 punti bassi in ogni punto. 1, 2. Nel giro 3 lavoriamo un punto e un aumento, 2 punti nel secondo punto. E ripetiamo un punto, un aumento per tutto il giro. Nel giro 4 lavoriamo 5 punti, 1, 2, 3, 4, 5 e un aumento, 2 punti nel sesto punto. E ripetiamo 5 punti, un aumento per tutto il giro. Nel giro 5 lavoriamo 6 punti, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e un aumento. E ripetiamo 6 punti, un aumento per tutto il giro. E nei giri 6 e 7 lavoriamo i 24 punti che abbiamo punto su punto, un punto in ogni punto. Completato il giro 7, tagliamo il filo e facciamo il cambio di colore invisibile. Ora vi mostro velocemente come fare il cambio di colore invisibile, ma se vi serve vederlo in maniera più dettagliata ho fatto un tutorial, vi lascio il link nella i in alto a destra.
saltiamo un punto, entriamo nel secondo punto e ritorniamo al centro dell'ultimo punto che abbiamo lavorato. In questo modo formiamo una catenella che sarà il primo punto del giro. Dietro facciamo un nodino, prepariamo un nodino iniziale con il filo del secondo colore, estraiamo l'uncinetto e ci agganciamo nel punto che abbiamo creato con la chiusura invisibile. Portiamo fuori l'asola e lavoriamo 8 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E partendo dalla seconda catenella dell'uncinetto iniziamo il giro 8. Nella seconda catenella dell'uncinetto lavoriamo un aumento doppio, 3 punti nello stesso punto. 1, 2, 3 e il primo di questi 3 punti sarà l'inizio del giro da adesso in poi. Poi metteremo qui il marker. Ora lavoriamo 6 punti, uno in ognuna delle 6 catenelle che ci rimangono. Uno, 2, 3, 4, 5, 6 e lavoriamo un punto per collegare le due lavorazioni in modo che non si crei un forellino qui. Entriamo nel punto in cui abbiamo agganciato il filo azzurro e portiamo fuori il filo, nel punto successivo portiamo fuori il filo e chiudiamo tutto assieme e questo conta come un punto. Ora lavoriamo 3 punti, 1, 2, 3 e un aumento e ripetiamo un'altra volta 3 punti, un aumento. Cinque punti, 1, 2, 3, 4, 5, un aumento, 3 punti, 1, 2, 3 e ripetiamo un'altra volta, un aumento, 3 punti, 1, 2, 3. Qui lavoriamo un altro punto per collegare, entriamo nel prossimo punto, portiamo fuori il filo e nel punto in cui abbiamo agganciato il filo celeste. Portiamo fuori il filo e chiudiamo il punto. E completiamo il giro lavorando un punto in ogni catenella, quindi 7 punti, lavorando sull'altro lato delle catenelle. Uno, 2, 7. E questo è il nuovo giro su cui lavoriamo. Mettiamo qui il marker. Nel giro 9 lavoriamo 2 aumenti per 2 volte 2 punti in ogni punto. 1,
2, 6 punti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, una diminuzione, e per la diminuzione prendiamo la mezza catenella verso di noi dei prossimi 2 punti, portiamo fuori il filo e chiudiamo il punto. 25 punti, 1, 2, 25, una diminuzione, e concludiamo il giro lavorando 6 punti. 1, 2, nel giro 10 lavoriamo un punto, 2 aumenti, 1, 2, 6 punti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, una diminuzione, quattro punti, 1, 2, 3, 4, un aumento, e ripetiamo 4 punti, un aumento, in totale per 5 volte, quindi altre 4 volte. Poi lavoriamo una diminuzione e completiamo il giro lavorando 5 punti. 1, 2, 3, 4, 5. Nel prossimo giro lavoriamo un punto, 2 diminuzioni, 1, 2, 7 punti, 1, 2, 7, una diminuzione, 12 punti, 1, 12, una diminuzione, 9 punti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e ripetiamo una diminuzione, 9 punti, 1, nel giro 12 lavoriamo un punto, una diminuzione doppia, vuol dire che prendiamo insieme 3 punti, prendendo sempre la mezza catenella verso di noi di ognuno dei punti, una diminuzione, 2 punti insieme, 15 punti, 1, 2, 3, 14,
15, una diminuzione, tre punti, 1, 2, 3, una diminuzione e completiamo il giro lavorando 15 punti. 1. Da qui in poi i punti che usiamo sono gli stessi. Vi ho mostrato tutti i giri fino a qui per farvi vedere la diminuzione doppia. Ora lavorate qualche giro per conto vostro. Di lato vi lascio scritto lo schema, voi potete fotografare lo schermo o riscriverlo. Lavorato il giro 15, riempiamo bene con l'ovatta, riempiendo bene anche la coda. E proseguiamo. Nel giro 16 lavoriamo 3 punti, 1, 2, 3 e una diminuzione. E ripetiamo 3 punti, una diminuzione per tutto il giro. Se necessario aggiungiamo ancora un po' di ovatta e lavoriamo l'ultimo giro in cui lavoriamo 8 diminuzioni. Uno, due, 8 e tagliamo il filo. Infiliamo il filo in un ago senza punta e chiudiamo il foro che rimane passando attraverso la mezza catenella esterna di tutti i punti che ci rimangono, da fuori verso il centro. E alla fine tiriamo per chiudere. Questo filo lo passiamo all'interno dell'amigurumi qualche volta per fissarlo. E lo tagliamo. Per le ali prepariamo un nodino iniziale e lavoriamo 6 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E iniziando dalla seconda catenella dell'uncinetto lavoriamo 2 punti bassi, 1, 2, un mezzo punto alto, nel punto successivo un mezzo punto alto e un punto alto, e nell'ultima catenella lavoriamo 5 punti alti. 1, 2, 3, 4, 5. Ed ora lavoriamo sull'altro lato delle catenelle. Nel prossimo punto lavoriamo un punto alto e un mezzo punto alto. Nel successivo punto lavoriamo un punto basso e poi lavoriamo 2 punti bassissimi nei 2 punti che ci rimangono. 1
2 e chiudiamo il giro con un punto bassissimo nel primo punto basso che abbiamo lavorato e tagliamo il filo un po' lungo per poter cucire. E di queste ali ne facciamo 2 identiche. Per il becco prepariamo un anello magico, nel primo giro lavoriamo 4 punti bassi nel cerchio e nel giro 2 lavoriamo un aumento, un punto e ripetiamo un'altra volta un aumento, un punto. Tagliamo il filo un po' lungo per poter cucire e appiattiamo il lavoro. Con qualche punto cuciamo le ali al corpo. E le cuciamo ripassando sui punti in modo che la cucitura sia invisibile. Non tiriamo troppo. E le ali potete cucirle completamente oppure solo la parte davanti e lasciare libera la parte dietro. Alla fine facciamo uscire i fili da uno stesso foro e li annodiamo insieme. E li nascondiamo all'interno dell'amigurumi. Con qualche punto cuciamo il becco e una volta cucito tutto intorno facciamo passare il filo più volte all'interno dell'amigurumi entrando e uscendo dallo stesso foro per saldare il filo. Con ago e filo cuciamo le perline per gli occhi e l'uccellino è pronto. E anche per oggi abbiamo terminato. Io vi devo dire che alla fine mi sono innamorata di questi uccellini, soprattutto di questa composizione, che probabilmente sarà un regalo. Fatemi sapere se vi piacciono le idee che vi ho dato, se li utilizzerete o ancora meglio come userete voi questi uccellini, in che composizione li inserirete. E ricordatevi di farmi vedere i vostri lavori, sapete che potete condividere le vostre foto con me taggandomi in Instagram oppure nel mio gruppo Facebook. Trovate tutti i link nella descrizione del video. Se vi piace quello che faccio e non siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi, è gratuito. Come sempre vi ringrazio moltissimo di essere arrivati fino alla fine del tutorial. Noi ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial e nel frattempo, come sempre, vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio. Ciao!